Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario e ascendente Acquario. Andiamo a vedere quest'anno 2025 come sarà. Andiamo ad analizzare tutte le case astrologiche, le 12 case astrologiche, la prima, la seconda, la terza, fino ad arrivare alla 12ª, per quanto riguarda l'espressione della divinità che ti incarna nei vari ambiti della tua vita. Quindi analizzeremo la prima casa, l'io interiore, l'ascendente, la seconda dell'economia, poi quella dei viaggi brevi, la sessualità, l'amore, la famiglia, l'economia, il lavoro, la salute, il karma, l'occulto. Quindi iniziamo questo viaggio insieme. Io vi ringrazio, ragazze mie e ragazzi, sempre di tutto, con l'augurio che voi possiate ritrovare la vostra divinità interiore e farvi guidare verso la trascendenza. Allora, iniziamo subito. Prima casa, la casa dell'io interiore. Andiamo a vedere la casa dell'ascendente, dell'io interiore. Andiamo a vedere come sta l'energia in questa casa per te in quest'anno 2025. Andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi pionieri del nuovo tempo, Acquario, con Plutone in Acquario per i prossimi 19 anni. Vediamo un po' come questi pionieri radicheranno in sé la loro trascendenza. Allora, vediamo. Prima casa, casa dell'io interiore, dell'ascendente, Acquario. Come sta l'energia in questa casa quest'anno? Vediamo. Delay, che significa me la prendo con calma. Me la prendo con calma. Sì, è un po' una carta, vedete così? È un po' l'appeso, no? Un po' cambio di prospettiva rispetto agli eventi, quindi come ti approcci agli eventi, il tuo ascendente, come ti approcci alle cose, te la prenderai con calma. Questo è l'anno in cui, sappiamo, l'Acquario, come tutti i segni d'aria, è molto veloce, no? A livello di pensiero, e anche un po' ogni tanto si va a prendere dall'ansia, perché magari si va a prendere da tante cose, vuole fare tante cose. Quest'anno il tuo io interiore ti dice vai calma, calmo, è come se te la prendessi con calma, cioè mia nonna diceva sempre la calma è la virtù dei forti, no? Quindi perché quando siamo agitati non riusciamo ad avere, a fare le cose fatte bene, piuttosto nella calma, nella centratura e nella presenza. Quindi con questo delay, con questo che significa letteralmente ritardo, ma è calma, no? Con la persona qui al contrario, cambio di prospettiva sulle cose, non accelero più, ma sono presente, centrato, affinché possa fare scelte consapevoli dettate dalla mia intuizione, dal mio Dio interiore. Ok, vediamo da quale carta è accompagnato, quale carta archetipica è accompagnata la prima casa per l'Acquario. Vediamo questo cammino controcorrente da quale archetipo è accompagnato, questa manifestazione del cammino di controcorrente nella prima casa. Prima casa per l'Acquario, qual è l'archetipo? La mediadora, sì, è una sorta di ambasciatrice o ambasciatore. Medierai tra le parti. E ti vedo molto calma, molto rilassata, cosa che per l'Acquario non è facile, eh? E invece vedo molta pacatezza, cosa veramente un cammino controcorrente. È come se negoziassi le parti in causa, cioè è come se è un po' ambasciatore non porta pena, no? È come avere una centratura perfetta. Il tuo io interiore si esprimerà con una perfetta centratura, mediando le parti. Cosa vuol dire questa mediazione tra le parti? La via di mezzo. In medio stat virtus, cioè nel mezzo sta la virtù. Questo non è male, questo non è bene. Sento entrambe le parti per avere consapevolezza che ognuno ha una propria verità e ha la stessa dignità di esistere. Quindi una mediazione e fondamentalmente l'Acquario con questi valori
l'acquario è il nuovo umanesimo, no? E quindi includo tutte le possibilità, quali possibilità possibili, e quindi ogni persona, ogni circostanza ha la stessa dignità di esistere. È come se il tuo io vagliasse tutto quello che viene detto, cioè vedesse la perfezione in tutto ciò che esiste. E qua dice come si esprime il tuo interiore, in questo modo. Porrai la negoziazione giusta, sia nella vita personale che professionale. Rispetterai ambo le parti in una discussione, cioè troverai sempre la via di mezzo, nessun estremo. Come diceva Eraclito, per alcuni uomini alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate, alcune cose sono belle, alcune cose sono brutte. Per il divino tutto è perfetto. Cioè sulla base di questo postulato negozierai sia la tua vita personale che professionale. Grandi ambasciatrici del nuovo tempo e ambasciatori, vediamo adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito alla prima casa. Cioè vedo qua che ti saprai prendere i tuoi spazi con molta rilassatezza, molta serenità. È un buon punto di partenza questo, eh? Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi sulla prima casa per l'acquario. Prima casa. 4 di spade, vedi? Te la prenderai proprio con calma, cioè mediterai prima di prendere una risposta. Gli amanti e il 5 di spade. Guarda, io vedo che quest'anno rispetto alle scelte che tu dovrai fare sarai un po' combattuta a volte per quanto riguarda le scelte dettate dal cuore. A volte la tua mente potrebbe dirti segui una direzione razionale piuttosto che una direzione del cuore. E la prima casa, diciamo, il tuo io interiore ti farà leva nel farti prendere decisioni che vengono dal cuore. Cosa significa decisioni che vengono dal cuore? Secondo il pensiero del cuore. Il pensiero del cuore è il pensiero trascendente, un pensiero che include tutto e si vede come il pensiero del cuore vede l'uomo e il divino non separati, distinti ma non separati. Quindi diciamo che il tuo io interiore ti farà vedere che tu e il divino siete distinti sì ma non separati, siete l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno, siete l'uno dentro l'altro. E quindi le scelte che ti troverai a fare quest'anno saranno scelte mediate da questo approccio, in tutti gli ambiti, nella vita personale e nella vita professionale. Ti troverai a fare delle scelte diverse, non più dettate dalla mente. Questo è il tuo tema centrale quest'anno, il tuo io interiore. Sì, sì. Preferirai fare delle scelte dettate dal cuore piuttosto che dalla mente razionale, come spesso si è fatto. Fammi vedere cosa c'è dopo il 5 di spade. E il 10 di coppe. Seguirai proprio il cuore. Vedo che seguendo il cuore proverai le gioie più indicibili della tua vita quest'anno e non seguire la mente o l'analisi della mente o il procrastinare della mente, ok? Bellissimo. Andiamo a vedere adesso la seconda casa. Allora, la seconda casa è la casa dell'economia per eccellenza, anche dei possedimenti, ma anche la casa del valore, la casa del toro, no? A cos'è che tu dai valore, come ti approccerai, quali sono i tuoi valori. Nella materia sono l'economia, ok? Andiamo a vedere come sta l'energia in questa casa per l'acquario, anno 2025. Come sta l'energia in questa casa per l'acquario, anno 2025? Seconda casa, acquario. Child, bambino, forse farai delle scelte relative ai tuoi figli per quanto riguarda l'economia, investimenti. Se non ci sono figli, qua vedo che per quanto riguarda i valori a cui tu darai luogo praticamente quest'anno, sono i valori della bambina interiore o il bambino interiore. Sono quei valori proprio che hanno a che fare con la trascendenza e abbiamo visto già nella prima casa che ci sarà un cambio di prospettiva. I valori a cui tu darai
credito sono i valori in cui crede un bambino o una bambina, la tua bambina interiore. Quindi quei valori sono i valori che guidano la tua vita, perché hanno a che fare con la purezza e con la bellezza, con il darsi. Il bambino ha e vive costantemente in unione creativa, procreativa con il divino. Quindi questo è il valore principale a cui tu darai credito. Vivrai in connessione con questo. E vediamo che cosa ci dice l'oracolo ancora. Allora, seconda casa per l'Acquario, casa dell'economia, dei valori, dei possedimenti. Ingegnere, per quanto riguarda l'economia, guarda, io vedo che tu saprai fare anche degli investimenti importanti quest'anno. Qua dice capacità di esprimere l'energia creativa di una forma pratica, talento per disegnare soluzioni e dilemmi comuni. Qua vedo che sarai molto abile nell'economia. E giocherai anche come un bambino. È possibile che tu abbia abilità finanziarie. Se non ti sono avvenute queste abilità finanziarie, le potrai avere quest'anno, anche nel fare investimenti. Ti vedo con abilità finanziarie, che sono abilità diverse da quelle che possono avere gli altri, o comunque delle abilità che vengono ispirate dalla creatività del bambino interiore. Sì, ti vedo avere soluzioni a dilemmi comuni in modo creativo, e puoi essere preso in considerazione anche per supportare qualcuno, magari ti chiede secondo te posso investire qui, o secondo te tu come faresti. Ecco, tu ispirerai anche gli altri in questo. Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano nella fattispecie rispetto all'economia, perché questa è la visione più alta, no? Questa con gli oracoli. Vediamo nella realtà fenomenica cosa accade, seconda casa, casa dell'economia per l'Acquario. Casa dell'economia, Acquario, seconda casa, anno 2025. Paggio di spade, il diavolo. Wow, 10 di denari, io vedo tanti soldi. Vedo, guarda, farai degli investimenti o farai qualcosa. Il diavolo, il 10 denari, ha proprio a che fare con quello a cui tu ambisci, il diavolo e l'ambizione. 10 denari è proprio tanta stabilità economica. Tanta stabilità economica. Qua c'è un successo economico molto forte per te. Il paggio di spade qua sei tu, Acquario, e avrai le idee chiare su cosa fare per raggiungere questa stabilità economica. Bellissimo, ragazze mie. E credo che tu sia ispirata da questa bambina o bambino interiore, perché cose creative. Sarai creativa nel raggiungere questa stabilità. Bellissimo. Ok, ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo alla terza casa. Allora, la terza casa è la casa dei viaggi brevi. Viaggi brevi è la casa anche dei fratelli, dei coetanei, dei rapporti con il tuo intorno. E anche la casa degli interessi personali, anche degli studi, interessi personali, studi, ok? Vediamo come sta l'energia per te in questa casa. Allora, come sta l'energia in questa casa per te? Terza casa, viaggi brevi, interessi personali, studi, rapporti con i coetanei, fratelli, vediamo. Come sta per l'Acquario l'energia in questa casa? Anno 2025. Leader, wow! Sarai un leader. Per quanto riguarda la terza casa, sarai anche leader delle comunicazioni. Tra l'altro l'Acquario, la scienza, il visionario, la mentalità futuristica. Sarai leader delle comunicazioni, anche se magari fai un lavoro che lavori con la comunicazioni, anche telecomunicazioni, radiocomunicazioni. Sarai leader, mi dicono. E sarai leader anche, farai dei viaggi, è possibile, per la tua leadership. Che vuol dire questa cosa? Magari fai dei viaggi per fare delle consulenze, dove tu fai consulenze, o fare dove tu dai dei consigli, o dove sarai anche il leader del tuo intorno.
se magari sei insegnante di un gruppo di persone o del tuo intorno, va bene? Sarai leader, sarai proprio servita o servito in questo, col tuo intorno, anche la famiglia, i figli, sarai leader in questo, ma i cugini, bellissima energia di leader quest'anno, bello, vediamo un po' cosa mi aggiungono. Qual è l'archetipo rispetto alla terza casa? Con quale archetipo viene accompagnata la carta di leader nella terza casa? Saprai comunicare benissimo con gli altri, il tuo impatto è un impatto motivazionale, più che motivazionale incisivo, ecco questo volevo dire, più che motivazionale incisivo. L'abbiamo visto anche nella prima casa, perché non ti fai più prendere dal mentale in tal senso, no? Ma sei decisa, sei assolutamente quello che dici. Terza casa, comunicazioni, sei decisa e sarai eletta o eletto al leader in questo. Qua abbiamo una persona con il cuore, qua. Tu seguirai il cuore, come lo dicevo anche nella prima casa, ecco perché diventi leader, perché seguendo il cuore, la legge del cuore, ispirerai gli altri, il tuo intorno. Ok, vediamo qual è l'archetipo che accompagna la carta del leader nella terza casa per l'Acquario. Perché leader e in che ambito? Vediamo. Sì, libertà. Tu sei animata, questa è proprio la tua carta. Sei animata da valori di libertà, del nuovo umanesimo. Libertà per te e per gli altri dalle credenze negative, eliminazione dei pensamento negativo, no? Cioè tu sarai leader nel tuo intorno per quanto riguarda colei o colui che si fa portavoce del nuovo umanesimo. Come vi ho detto sempre, Plutone in Acquario batterà per i prossimi 19 anni nel portare degli esempi su questo. E il tuo intorno, per quanto riguarda la terza casa, anche nelle comunicazioni, tu esprimerai, sarai leader per quanto riguarda ideali di libertà dalle credenze negative. Le credenze negative hanno a che fare con una mente razionale. E siccome abbiamo visto nella prima casa che tu me la trascendi questa mente razionale, no? Che limita il potere dell'uomo, ecco, tu ti farai ispirare dalla parte più creativa di te, sarai assertiva o assertivo, condividendo l'esempio di essere leader della propria esistenza. Mamma mia che carte, ragazze mie, qua iniziamo a fare la rivoluzione proprio, eh. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi sulla terza casa, vediamo se ci aggiungono altro. E per quanto riguarda la terza casa dei viaggi brevi, diciamo che tu farai dei viaggi brevi soltanto se ti sentirai, se concepisci un ambiente con queste peculiarità, altrimenti non li fai, eh. Se percepisci un ambiente che condividono anche questo senso dell'essere, tu li fai, altrimenti non li fai perché dici non ne vale la pena. Non, ok? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito alla terza casa per l'Acquario. 2 di denari, 8 di denari, sì, farai dei viaggi brevi per lavoro, il carro, assolutamente viaggi brevi per lavoro dove ci saranno queste peculiarità in atto, dove sarai leader, dove porterai l'esempio della libertà, del giusto approccio al pensiero trascendente, che è quel pensiero del cuore, cioè ispirerai gli altri a seguire il cuore nelle attività, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Farai viaggi di lavoro brevi, possono essere 2 o 3 giorni, anche viaggi brevi di distanza, sì, li farai spesso per portare questa leadership. Mamma mia, ragazze mie, ok. Adesso andiamo a vedere la quarta casa. Allora, la quarta casa è la casa della casa. Casa e famiglia. Quindi la tua famiglia d'origine, anche la famiglia che puoi creare o che hai creato, e anche la casa dei debiti karmici relativi alla famiglia e la casa, della famiglia. Vediamo come sta l'energia per te in questa quarta casa. Acquario, quarta casa, anno 2025. Come sta l'energia per l'Acquario in questa quarta casa? River, qua abbiamo il fiume. Il fiume come archetipo
l'archetipo lo vediamo adesso. Nella quarta casa mi parla delle emozioni che fluiscono rispetto al concetto di famiglia per te. Può darsi che deciderai di andare, di vivere in un posto che abbia a che fare con la natura. Ecco perché anche la prima casa, no? Mi dice la prima casa che cambi prospettiva sulle cose, la mente si acquieta. Molti di voi sceglieranno di sentirsi a casa, di scegliere anche dei posti dove stare un po' più tempo che ritenete casa, vicino ai corsi d'acqua o nella natura, perché questo vi radica ancora di più nella vostra, nel vostro nuovo modo di pensare e di operare le cose. E questa è una bellissima immagine che mi dice anche per te casa inizia ad essere tutto ciò che ha a che fare con natura. Questo mi stanno dicendo, da lì trovi ispirazione anche per la realtà in concreto. Sì, vediamo qual è l'archetipo che accompagna la carta di River. Qual è l'archetipo nella quarta casa per l'Acquario? Qual è l'archetipo che accompagna la quarta casa? Re Mida Avaro. Abilità imprenditoriale o creativa per convertire qualsiasi cosa in oro. Si diletta compartendo la ricchezza della vita. Allora, qua abbiamo potuto avere, per quanto riguarda il karma familiare che nella quarta casa si nota un po' di più, degli aspetti in famiglia di avarizia o di paura del denaro, ossia anche paura di essere ricchi oppure per delle forme pensiero particolari per quanto riguarda la ricchezza, che hanno influenzato la tua vita attuale per quanto riguarda la ricchezza. Magari in famiglia si, ve l'ho raccontato anche di me, no? Magari ci hanno istruito, i soldi sono sporchi, i soldi sono del diavolo, ok, tutte le cose sono pure per i puri, come diceva qualcuno di più grande, molto più grande di me. Cioè all'origine delle cose il denaro non è puro, la moneta è pura. Che cosa succede? È il giudizio che dà l'uomo che determina la positività o negatività del denaro o delle cose. Quindi tutti in famiglia abbiamo ricevuto soprattutto un'educazione relativa, la maggior parte delle persone, negativa rispetto alla ricchezza e quindi anche rispetto al denaro. È come se quest'anno ti volessi discostare da questa condizione di penuria intellettuale di pensieri per ritrovare la tua identità personale, per sentire dentro di te che cos'è per te la vera ricchezza, che cos'è, come vi ho insegnato sempre. La ricchezza per me sono i 4 pilastri, sono prosperità di idee, prosperità di salute, prosperità di denaro, prosperità di affetti, i 4 pilastri. E quindi qua mi sta dicendo che c'era un karma familiare relativo alla penuria di questi aspetti. E mi dice che con la carta di River qua, le emozioni che fluiscono, inizia tutto a fluire di nuovo il concetto di ricchezza per te, che era relativo a un karma familiare, cioè ti sentirai più prospera, più prospero. Avrai anche delle abilità creative per iniziare a convertire qualsiasi cosa in oro, cioè iniziare a convertire qualsiasi cosa in ricchezza. Lo vedevamo anche nelle altre case prima. E condividerai la tua ricchezza, che può essere in termini di prosperità, di idee, di affetti, anche di denaro, con la tua famiglia. Mm? Con la tua famiglia. C'è uno scioglimento di karma familiare e condividerai all'interno della tua famiglia anche quello che tu reputi famiglia, che possono essere degli amici stretti o anche con i tuoi figli, la tua ricchezza di espressione. Ok, vediamo, questa è la parte oracolare, no? La parte un po' più alta come pensiero. Vediamo nella realtà fenomenica cosa accade con i tarocchi, cosa ci raccontano i tarocchi per quanto riguarda la quarta casa per l'Acquario. Sette di spade, sì, 8 di coppe e il 7 di coppe. Alcune di voi se ne vanno dal nido familiare
O qua mi arriva che c'è un cambio, 7 di spade sei tu, no? Anche come acquario, qua c'è un cambio emozionale per te, si aprono nuove possibilità, magari possibilità di andare a vivere in un posto diverso o di, perché sciogli un legame, sciogli un karma familiare qua legato al denaro, alla ricchezza e si aprono nuove possibilità di, per esempio, prendere un'altra casa oppure, per esempio, vivere in un altro posto, oppure come sarebbe se te di coppia vivere lì, o magari vivere sì vicino casa, però un po' staccato. Io vedo che qua c'è molto il senso di libertà dell'acquario, va bene? Vediamo di cosa parla il 7 di coppia nella quarta casa. Del diavolo, tu vuoi raggiungere diversi obiettivi. Vuoi raggiungere diversi obiettivi qua, che hanno a che fare non solo con la casa, con la famiglia, e vuoi raggiungere diversi obiettivi. Diciamo che siccome si scioglie un karma familiare legato alla quarta casa sul denaro, la ricchezza o il modo di concepire queste cose dalla famiglia che ci ha indotto e educato a credere certe cose, qua mi sta dicendo che arriva un cambio quest'anno e questo cambio lo apporterai, questo modus vivendi, in diverse aree della tua vita. Qual è l'ambizione più grande di questo diavolo? 7 di denari, investire su qualcosa di nuovo. 7 di denari con la forza della regina di bastoni che sei tu, che sia uomo o donna non importa, con investire in qualcosa di nuovo. Sì, investire su qualcosa di nuovo, anche una casa, anche investire sulla propria casa, non farsi più, diciamo, remore nel voler fare degli aggiustamenti in casa o qualcosa in casa perché c'era un karma prima che tratteneva. Sì, vedo un cambiamento nella quarta casa. Il succo qual è? Avere una nuova visione delle cose per quanto riguarda ciò che per te è famiglia, casa e stabilità. Ok, detto questo, passiamo alla quinta casa. Allora, la quinta casa è la casa della creatività per eccellenza, della gioia di vivere, anche la casa dei figli, delle figlie, della voglia di diventare mamma, papà, anche dell'educazione dei figli. È la casa della creatività per eccellenza, della voglia di vivere. Andiamo a vedere come sta per te la quinta casa in quest'anno 2025. Allora, quinta casa per l'acquario 2025, come sta l'energia nella quinta casa? Spiritual, guida spirituale, guida spirituale. Diciamo che la tua voglia di vivere sarà alimentata o da una guida spirituale che stai seguendo, oppure sarai tu stessa una guida spirituale, segui la tua guida spirituale interiore, il tuo io interiore, il Dio interiore. Ricordiamo la prima casa che era molto forte, E quindi nella quinta casa la guida spirituale mi dice che la tua gioia di vivere sarà animata dalla tua anima. La tua anima, siccome l'anima quando si incarna è gioiosa, l'anima vive tutto con grande gioia, i problemi sono quelli che ci facciamo noi con la mente razionale che occulta la volontà dell'anima, no? Occulta la bellezza dell'anima. Quindi tu vedrai tutto con estrema gioia. Avrai una grande gioia di vivere, però magari sono valori diversi dal passato. Cioè, siccome la prima casa era molto indicativa, ti faccio un esempio limite. Se prima, quando andavi in un viaggio, era per te importante andare in un viaggio, non lo so, 5 stelle, luxury, sto dicendo eccessi, va bene? Molti di voi so che non è così, ma pure se lo fosse, qual è il problema? Quindi, 5 stelle, luxury, eccetera. Quest'anno, siccome questa gioia di vivere ti porta ad apprezzare l'essenza delle cose, preferisci un viaggio in Amazzonia con le tribù, che ne so, con gli sciamani. Quello ti dà gioia di vivere. Oppure a gioia di vivere preferisci essere in un bosco che vale come un hotel luxury. Cioè, ti faccio questi esempi proprio per questo, sarai animata da una grande gioia di vivere e soprattutto la gioia di vivere ti verrà dettata dallo spirito, dal divino. E se hai dei figli o delle figlie, la tua educazione sarà un'educazione spirituale. Cioè, che vuol dire educazione spirituale? A far vedere che tutto è spirito, è tutto emanazione dello spirito. Farai vivere ai tuoi figli o alle tue figlie
un'esperienza spirituale della quotidianità, insegnerai questo, che è la cosa più bella. Quindi vedo una grande gioia di vivere in questo e vediamo cosa ci aggiungono. Qual è l'archetipo che accompagna la guida spirituale per la quinta casa e l'Acquario? Non a caso il Plutone in Acquario, ricordiamo, soprattutto sugli Acquario, ascendente Acquario, ha un ruolo molto potente di trascendenza, di far vedere la vita con occhi nuovi, diversi. Tu avrai una gioia di vivere molto forte, che farai da esempio. Vediamo qual è l'archetipo che accompagna questa casa per l'Acquario e la guida spirituale. L'atleta, farai vedere agli altri come supererai i tuoi limiti fisici e psichici grazie a questo approccio di vita. L'atleta mi parla di colui che supera i propri limiti fisici e psichici grazie alla forza di volontà. La forza di volontà è questa gioia di vivere che ti viene data direttamente dal tuo spirito guida, dallo sposo o sposa celeste, dal tuo angelo custode. Quindi qua abbiamo qua ti puoi anche dedicare a un'attività di yoga piuttosto che di meditazione, farai delle pratiche, ti daranno, allora tipo, a me lo yoga mi dà una grande gioia di vivere, ma non è che me lo dà lo yoga, la mia gioia di vivere viene implementata da una disciplina che comprende corpo e spirito, quindi ti vedo godere di discipline che contemplano corpo e spirito insieme. Sviluppo della forza di volontà e la forza dello spirito. Sì, vedo che sarai un grande esempio di empirismo radicale della spiritualità quest'anno e dimostrerai anche questo alle persone, anche se hai figli o delle figlie, che ti sono accanto, con l'esempio. Bellissimo. Vediamo un po', e consiglierai anche ai tuoi figli o alle tue figlie di fare delle attività che coinvolgano corpo e spirito. Ok? Vediamo per esempio i tarocchi cosa ci raccontano in merito alla quinta casa per l'Acquario. La temperanza, bellissima carta, paggio di bastoni, gli amanti. Ragazzi miei, qua mi dice che è possibile che molti di voi trovano la persona giusta con la quale avere un figlio. Cioè proprio rampanti sono le carte. Qua abbiamo la casa dei figli e delle figlie, e qua c'è la donna incinta, la temperanza. Qua tutti i paggi sono anche i figli, tutti i paggi. Qua paggio di bastoni, magari figli maschi qua secondo me, vabbè, perché il fuoco, no? O figli con una energia yang molto forte. E gli amanti mi parla proprio d'amore. Allora, mi dicono chiaramente questo, che questo è l'anno in cui molti di voi sceglieranno di avere una gravidanza, se si è in età o anche di sì, fare le mamme o fare i papà, questo mi dicono. È molto chiara su questo aspetto la stesa. Per altri invece, se avete dei figli, voi insegnerete ai vostri figli a seguire la volontà del cuore e anche a fare delle cose che hanno a che fare con lo spirito. Avete un'energia bellissima della temperanza che è colei che è calma, che è pacata, che proprio per i segni d'aria questa cosa è molto difficile. Vedo che c'è proprio Plutone in Acquario, ha fatto breccia. Sì, eh sì. Seguirete proprio il cuore quest'anno, con grande naturalezza, incredibile. Bellissimo, ragazze mie. Ok, e adesso passiamo alla sesta casa. Allora, la sesta casa è la casa della salute e del lavoro. Quindi salute e lavoro. Andiamo a vedere come sta l'energia per te in questa casa quest'anno. Sesta casa per l'Acquario. Anno 2025. Come sta la sesta casa per l'Acquario? Che energia abbiamo nella sesta casa? Lavoro e salute. Healing, salute, vedo una grande salute.
per l'anno 2025. Abbiamo proprio la carta della salute, del benessere. E guarda, molti di voi fanno anche un lavoro di benessere, fanno un lavoro magari di portare benessere agli altri, portare salute, guarigione, un lavoro olistico, medico. Mi dice anche qua tutti i lavori che sono al servizio del benessere dell'altro avranno una grossa fortuna. E per quanto riguarda la salute, questa è la carta della salute. Salute di ferro, vi vedo quest'anno con la carta della salute sulla salute. E bellissima energia, sarete come un fiore in primavera, bellissimo, sarete animate, ma lo vedevo già nella quinta casa, anche dalla prima si percepiva, eh. Perché quando hai l'amore dentro di te, tutto è perfetto. L'amore è libertà, l'amore è salute, l'amore è salvezza, di cui la salute, la salvezza contiene anche la salute. Ma quando tu hai l'amore dentro di te, l'amore di Dio, l'amore del divino, delle divinità, e allora non c'è malattia, come l'età dell'oro. Stiamo entrando nella nuova età dell'oro, laddove non esisteva morte, non esisteva malattia, perché l'uomo era in stretto contatto con Dio, cioè l'uomo era Dio, era l'unica cosa. Wow, vediamo da quale carta, quale archetipo è accompagnata la carta della salute, del benessere. E per quanto riguarda il lavoro, farete solo ciò che vi fa stare bene, anche questo è il senso. Vediamo da quale archetipo è accompagnata. Ninja Natural, io vedo che per quanto riguarda la salute, qua è come se foste una nuova giovinezza. E qua vedo che vedi di nuovo comunicazione con lo spirito della naturalezza. È una casa che mi dice, sono carte che mi stanno dicendo la salute è come verrà implementata dal contatto che avrai con lo spirito, cioè con l'amore, cioè con le divinità, con Dio. E quindi questo è anche il postulato entro cui ti devi orientare affinché, già te lo dico che è così, però è la consapevolezza che ti porta ad accelerare il tutto, no? Quindi salute, soprattutto per quanto riguarda le cose naturali, il contatto con la natura, sentire Dio dentro di te, Dio nella natura, Dio negli animali, non sentire più un Dio separato dall'uomo, ma sentire Dio dentro l'uomo, le divinità dentro l'uomo, come vi insegno sempre. Sì, vediamo cosa ci aggiungono i tarocchi rispetto anche al lavoro. Salute e lavoro, sesta casa per l'acquario. Scusami. Salute e lavoro per l'acquario. Vediamo un po', sesta casa, il Papa, la Luna e il Paggio di denari. E vedo qua che nel lavoro, qua ci sono nuove opportunità a livello lavorativo con il Paggio di denari. Ci sono nuove opportunità che ti vedono un po' preoccupata o preoccupato di qualcosa, un po' preoccupato o preoccupato, però alla fine queste nuove opportunità andranno in porto. Per quanto riguarda la salute, è come se un po' di nervosismo, un po' di ansia con la luna, e quindi verranno fatte magari dei trattamenti o qualcosa per portare guarigione all'anima, mi spiego? Guarigione all'anima. Infatti qua ci sono con il paggio di denari prendo risoluzione di fare delle cose per quanto riguarda magari delle paure inconsce che ho, per sentire la divinità in me, per collegare le due cose. Vedo che, diciamo, se ci sono, ecco, dei trattamenti che farai, sono trattamenti o delle pratiche relative a portare ancora di più quella pace interiore in te. Sì. Vediamo di cosa parla il paggio di denari. Del cavaliere di bastoni. Questo che farai nel portare quiete dentro di te, nella consapevolezza delle pratiche che farai anche olistiche, porteranno ad avere una grande forza vitale in te, grande forza vitale, a toglierti ogni tipo di dubbio, di paure. E per quanto riguarda il lavoro, i cambiamenti possono essere repentini, come ci insegna il cavaliere di bastoni, cambiamenti sul lavoro repentini, che ti portano maggiore benessere, magari un po' di preoccupazione all'inizio, però ti portano maggiore benessere, ok?
Andiamo a vedere adesso la settima casa. Allora, la settima casa è la casa dell'amore per eccellenza, delle relazioni, delle unioni matrimoniali, per eccellenza è la casa dell'amore. Allora, andiamo a vedere come sta messa con queste altre carte l'energia per te in questa casa nell'anno 2025. Come sta messa l'energia nella settima casa, la casa dell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Acquario? Come sta messa l'energia qui? Mettiamo 1, 2. Come sta messa l'energia nella settima casa per l'Acquario 2025? Allora, vediamo. Amore bloccato, ribelle. Qua ti ribellerai a tutti i tipi di blocchi che ci potrebbero essere in amore. Ribelle sei tu, è proprio l'archetipo dell'Acquario. Ti vedo protagonista del superamento dei tuoi limiti. Amore bloccato, ci possono essere dei blocchi con qualcuno rispetto all'amore, non so se li metti tu o li mette la vita, le circostanze. Qua sarai una ribelle in amore, il ribelle è un po' come il matto, un po' nuove tappe che mi parlano della ribellione a come io percepisco l'amore, quindi lo creo come lo voglio percepire io, come lo percepisco io, e sappiamo che l'Acquario ha una visione più onnicomprensiva, un amore più allargato l'Acquario, cioè l'Acquario non puoi tenerlo in delle gabbie, l'Acquario, perché l'Acquario è un pioniere e ha delle visioni, ha necessità anche dei propri spazi, dei propri silenzi, più degli altri segni. Ed è come se si ribellasse a un ordinamento precostituito di come le persone vedono l'amore. Di come le persone vedono l'amore. Vediamo da quale archetipo è accompagnato. Quindi, settima casa per l'Acquario, anno 2025. Dio seguirà le sue intuizioni, seguirà le sue intuizioni, benevolenza e compassione, riconoscimento della forza eterna esistente nel tuo interiore e negli altri. L'Acquario in relazione avrà una consapevolezza completamente diversa, ma come stiamo vedendo per tutte le case, fa proprio uno switch, un cambio di coscienza, e quel cambio di coscienza che richiede Plutone in Acquario, no? Che nel profondo, Plutone è il pianeta più lontano del sistema solare, l'inconscio più profondo, la necessità di libertà. L'Acquario a livello relazionale come archetipo vedrà la forza divina esistente in ogni persona e in ogni evento, non si sentirà separato dalla persona o dagli eventi, ma si sentirà come se fosse un riflesso proprio l'uno dell'altra, e come se tutto fosse una grande immagine della sua anima per fargli abbattere le proprie resistenze e blocchi. Quindi avrà questa consapevolezza che la renderà più forte che mai. Ora, andiamo a vedere nella realtà fenomenica cosa accade. Allora, fammi vedere cosa viene dopo amore bloccato con queste. Amore tediato. Guarda, qua l'Acquario si ribella, manda punto a capo rispetto a tutte le situazioni che sono bloccate. Io non so che succede qui, sono bloccate da vecchi paradigmi, da vecchi sistemi. Vediamo cosa succede con i tarocchi. Cosa accade in amore all'Acquario 2025? Poi sapete che durante l'anno facciamo letture, no? D'amore. Però questo è il postulato a cui tendere tutto l'anno. La ribellione rispetto a dei modelli, dei concetti precostituiti di relazione, laddove le relazioni servono a far emergere le nostre qualità e talenti, tu prendi questa consapevolezza qui, ok? Laddove non vedrai l'altro più come distinto e separato da te, ma lo vedrai inclusivo dentro di te, come un insegnante, come il Dio che te lo manda. Vediamo cosa accade nella realtà fenomenica. 3 carte, Acquario, settima casa, amore. Cosa arriva quest'anno? 8 di bastoni, 8 di denari, il diavolo accipicchia. Qua arriva una persona, guarda, gli amanti, che farà di tutto per te, vuole sforzarsi e magari viene da lontano o non la conosce ancora, viene da lontano. Vedo energia che fluisce verso l'impegno. 8 di denari, abbiamo il diavolone che è una persona che
non molla, non molla e non molla, e che tu forse metterai alla prova. Questa è una persona che vorrà far funzionare il rapporto a tutti i costi. Gli amanti fondo mazzo. E allora qua c'è questa persona che vuole far funzionare il rapporto a tutti i costi. Asso di spade, vedi qua c'è una persona che arriva con le idee molto chiare. Caspiterina, caspiterina, e tu qua rivoluzioni tutto, eh? Vediamo che energia ha il diavolo nei tuoi confronti. L'asso di bastoni, assolutamente, è un'opportunità, opportunità, opportunità, un'energia di grande allegria, anche di sorpresa, sarà sorprendente per te, sorpresivo, non so se si può dire, sarà sorprendente per te, energia di inizio, molti acquari, questa energia, amore tediato, bloccato, si mettono alle spalle queste situazioni, può essere che te le metti alle spalle con una stessa persona oppure proprio una persona nuova, asso, ok? Ok, vediamo adesso con i miei oracoli lui-lei, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona, visto che mette il piede sull'acceleratore quest'anno proprio? Cosa ti dirà? Questa persona è completamente affascinata dal tuo essere, ribelle dal tuo essere, ok? Farà di tutto per averti. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Ti vedo ovunque, quindi ossessionato, e c'è il diavolo, ti vede ovunque o ti vedrà ovunque. Mi hai strappato il cuore, che ti ho detto? Cos'altro ti dirà questa persona? Ora baciami stupida, è una persona che non riesce a non starti accanto, a toccarti. Mi ha strappato il cuore, baciami stupida, il diavolo, l'asso di bastoni, molta energia anche passionale, sessuale, carnale, erotica, e vuole far funzionare le cose, c'è l'otto di denari, voglio che funziona, ok? Quindi ragazzi miei ragazzi, in bocca al lupo, noi passiamo all'ottava casa. Allora, l'ottava casa è la casa della morte e della rinascita, è la casa dell'occulto, dell'inconscio, dei sogni profondi, della sessualità, e come ti sperimenti nella sessualità che ti dà una trasformazione profonda, è l'energia kundalinica primordiale. È quella casa che ci spinge a guardare oltre la superficie delle cose perché la verità sta più in profondità. Quindi è la casa che ci spinge a superare i nostri limiti e i nostri tabù e vedere anche quali sono i limiti e tabù da superare. Ok. Vediamo come sta l'energia nell'ottava casa per te in quest'anno 2025. Acquario 2025, ottava casa. Acquario 2025, ottava casa. Sciamana, sciamana, non poteva che essere la sciamana. Mamma mia, la carta della sciamana nell'ottava casa è proprio la carta che per eccellenza sta in questa casa. Allora, chi è lo sciamano? Lo sciamano è colui che, la parola sciamano significa anche perennemente eccitato. Perché perennemente eccitato? È perennemente nell'eudaimonia, che significa essere in Dio, con gli dei. Colui che è in stretto contatto e relazione con le divinità. Cioè sta sempre di là, è sempre in trance. Vive nel mondo ma non è del mondo. E tutte le case astrologiche di te mi stanno dicendo questa cosa, che stai andando verso proprio la trascendenza. Quindi nella casa del superamento dei propri tabù, dei propri limiti, vedo che ci sarà proprio una netta distinzione della morte, ci sarà una morte e una rinascita per te. Vivrai la sessualità in stato di trance, cioè in stretto contatto con l'energia erotica a carattere sessuale chiamata Kundalini. È bellissima questa carta in questa casa, E farai delle tue profondità i tuoi più grandi alleati, farai del tuo inconscio e farai dell'invisibile il tuo più grande alleato. Mamma, ragazzi, miei ragazzi, wow! Vediamo qual è l'archetipo che accompagna la carta dello sciamano per te in ottava casa. Proprio lo sciamano, mamma mia.
Cioè, farai l'amore con ogni cosa. Fare l'amore con ogni cosa significa trarre energia creativa, procreativa da ogni cosa, perché ogni cosa la vedi come emanazione del divino. Verrai ispirata dalle profondità dell'invisibile. Incredibile. Vediamo. Qual è l'archetipo che accompagna la carta dello sciamano nell'8ª casa per l'Acquario? Gli angeli, mamma mia, porca, oh, scusami, porca miseria, sto dicendo. Aiuti le persone che hanno necessità senza sperare nulla in cambio. Guarda, io ti vedo devota alla causa della trascendenza. Sarai guidata dagli angeli, che poi sono anche gli angeli per la concezione cristiana. Però gli angeli sono tutte le divinità, è l'invisibile, sarai guidata dall'invisibile come se fosse proprio la legge suprema, come deve essere, e supporterai gli altri nella trasformazione, nel concetto stesso di morte, che come vi insegno sempre è l'inizio, è cambiare stato, è l'inizio di un grande viaggio. Noi muoriamo in continuazione quando attraversiamo la grande soglia. Noi attraversiamo la grande soglia, per esempio, quando ci addormentiamo, e quindi attraversiamo la grande soglia e bruciamo karma, quando ci succede qualcosa di pesante, di drammatico, di potente, là noi muoriamo una parte di noi, attraversiamo la grande soglia, anche lì con consapevolezza, cioè la morte è sempre un passaggio di stato, e farà intendere agli altri che bisogna morire una vecchia identità, l'identità della mente razionale che vede tutto distinto e separato da ogni cosa, dal divino, e includi in te la concezione che siamo sì distinti ma non separati dal divino. E come vi dico sempre, come insegnano i buddisti, noi siamo viventi e morenti simultaneamente. C'è una parte visibile di noi e una parte invisibile che viene chiamata dai buddisti il morente, ma coesiste in noi. Ecco, tu avrai una perfetta connessione con tutti questi concetti, con queste entità, questi spiriti. Wow, mamma mia! Oh. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito sull'8ª casa per te. Dieci di denari, 7 di bastoni e la regina di spade. Qua ci sei proprio tu. Allora, per ciò che riguarda la tua famiglia o ciò che per te è la stabilità familiare, ci possono essere con il 7 di bastoni delle difficoltà, degli ostacoli che sono quelli che tu mi supererai con l'approccio sciamanico, cioè quello che ti ho detto. La regina di spade qua sei proprio tu. Per te la famiglia non è più la famiglia biologica, ma lo vedevamo anche nella 4ª casa. Per te il concetto di madre e padre sono concetti celesti, e le difficoltà che le puoi incontrare, che non sono difficoltà che non superi, anzi superi egregiamente e ti danno il potere, sono nella concezione stessa di cos'è una famiglia. La famiglia è la famiglia animica, di cui poi anche madre e padre biologici si sono fatti portavoce nella realtà duale. Però, regina di spade, avrai le idee chiare e taglierai tutti i concetti che hanno a che fare con la famiglia intesa come famiglia biologica, perché la famiglia è la famiglia spirituale, che poi, ripeto, può anche incarnarsi nella famiglia biologica. Questo è proprio il concetto. Per quanto riguarda la sessualità, qua tu vivrai un'unione intima, erotica con il divino. Sapete anche come tanti mistici, no? Hanno vissuto quest'unione erotica con il divino. Trarrai ispirazione e forza per creare, per avere una mente salda, lucida e stabile dall'unione erotica con il divino. Accipicchia. Guarda, regina di bastoni, anche se sei uomo, trarrai magnetismo, forza erotica, che è energia creativa, la forza erotica, la Kundalini, dall'unione con il divino. Fammi vedere questo 7 di bastoni.
L'asso di spade, assolutamente, avrai chiarissimo come superare i limiti concettuali rispetto alla famiglia, perché non ti sentirai più unita alla famiglia biologica, in tal senso anche dipendente a livello inconscio da quello, ma libertà, la famiglia animica, dagli spiriti, dai tuoi avi, tuoi antenati, quello ti darà stabilità. Molte di voi che fanno un lavoro, 10 denari, denari anche il lavoro, un lavoro di sostegno, di assistenza al prossimo, eccetera, insegneranno proprio anche questo, come superare i limiti della famiglia biologica. Wow. Ok, potentissimo. Andiamo a vedere adesso la nona casa. Allora, la nona casa è la casa dei viaggi lunghi, ma anche degli studi superiori, delle credenze, la fede, dell'oltre, dell'evoluzione spirituale, della filosofia, è la casa della vocazione, è quella casa che ci spinge a seguire le nostre attitudini e a concretizzarle, ok? Andiamo a vedere come sta messa l'energia in questa nona casa per te. La casa della fede, le credenze, viaggi lunghi, studi superiori. Vediamo come sta messa la nona casa per te in quest'anno 2025. Anno 2025, Acquario, come sta messa la nona casa? Come sta messa la nona casa? Qual è l'energia nella nona casa? La fortuna. Ci saranno dei viaggi lunghi molto fortunati. La fortuna e soprattutto il fatto che io vedo da tutta questa stesa che sta uscendo, siamo addirittura d'arrivo fino alla 12ª casa, e qua tu fai il volo quest'anno, il volo sulla dimensione trascendente. Nella nona casa la ruota della fortuna mi dice che la tua fede sarà la tua fortuna, la fede in tutto ciò che senti, che sperimenti, la vocazione è quella legata alla fede, alle tue credenze, che sono quelle relative allo sciamano, all'unione tra i mondi, tra visibile e invisibile, che ti spingerà. E i viaggi lunghi saranno viaggi fortunati fatti in connessione con quello in cui credi. Va bene? Wow. Vediamo da quale archetipo è accompagnata questa fortuna nella nona casa. Fortuna quindi in che ambito nella nona casa? Vediamo. Nell'artista, wow! Esprimi una dimensione della vita che sta più in là, esprimi una dimensione della vita che sta più in là di quello che si percepisce attraverso i 5 sensi. Ispiri le altre persone a vedere la vita in forma simbolica. E nei viaggi lunghi che farai, ci sono dei viaggi lunghi, però adesso lo vediamo con i tarocchi. Però nei viaggi lunghi che farai tu supporterai gli altri nell'avere una visione più ampia della realtà. Non sono una sorta di missionaria, ti vedo un'ambasciatrice, lo dicevano anche prima, un ambasciatore. E ci sarà molta creatività nel fare le cose al di là di quello che pensano gli altri, proprio l'archetipo dell'acquario, a portare questo messaggio non duale di trascendenza. Sarai molto ispirata, ispirato. Quindi le tue credenze, la tua fede sarà una fede ispirata del tuo Dio interiore. Sì, la tua vocazione è quella proprio di ispirare gli altri a vedere la vita in forma simbolica. Che cosa vuol dire? A vedere la vita multidimensionale, non relegata alla mente razionale, perché sei tu che porti questo esempio. Wow, mamma mia che bomba che stai quest'anno! Finalmente l'acquario ha il suo posto nel mondo, diciamo, ecco, che gli spetta. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi rispetto alla nona casa. Viaggi, ci sono, sì sì, perché c'è il carro, ci sono viaggi lunghi qua. 2 di coppe. Il mondo, ci sono viaggi lunghi che farai per amore. Chiarissime, proprio
oltre a quello che ti ho detto, perché questa parte oracolare è l'approccio, no? In tal senso nella nona casa, qua ci sono viaggi lunghi, viaggi, il carro, il mondo sono viaggi, viaggi lunghi proprio ci sono qua, vedo, per amore, due di coppe. Ci sono viaggi lunghi per amore. E questo, ragazze mie, ci sono viaggi lunghi per amore, non c'è altro da dire. Perché i tarocchi poi ci specificano anche altre cose, no? Rispetto alla nona casa. Sì, va bene ragazze mie, quindi non aggiungo altro, questo è l'approccio. Andiamo a vedere adesso la decima casa. Allora, la decima casa è la casa del successo, anche della carriera, degli obiettivi personali. Vediamo in che cosa abbiamo successo quest'anno, o cosa ci vogliono dire, qual è l'energia in questa casa. Energia per l'Acquario nella decima casa, anno 2025. Energia nella decima casa per l'Acquario, anno 2025, la casa del successo, vediamo un po'. Cambiamenti, ci sono dei cambiamenti, arrivano dei cambiamenti qua per quanto riguarda il successo. Arrivano dei cambiamenti, anche nella carriera arrivano dei cambiamenti, magari anche la possibilità di fare carriera o di raggiungere una posizione sociale importante in degli ambiti che sono ambiti legati a quello che ti anima, a quello per cui tu hai fede. Arrivano dei cambiamenti qua, nella casa del successo e della carriera. Vediamo da che archetipo è accompagnato, vediamo dove abbiamo successo quest'anno, dove si ha questo cambiamento, nella decima casa. Ladron, nessuno ti può più rubare il tuo potenziale, non lascerai più alla tua mente razionale di rubarti il tuo potenziale creativo, e questo è il primo cambiamento che ti farà avere successo nella vita quest'anno, perché la mente razionale spesso ci toglie il potere, come vi insegno sempre in tutti i podcast, nell'arte sciamanica, nella magia pratica, è la mente razionale che ci ruba il potere. E il controllo che diamo alle cose, il controllo che diamo agli eventi. Tu con tutte queste case animate dallo spirito sarai in stretto contatto e in relazione con lo spirito, quindi la mente razionale non può più limitare il tuo potere personale, quindi il tuo successo ha a che fare con questo. Vediamo, e quindi sarai proprio ispirata, non ti farai più condizionare dalla mente razionale. Vediamo un po' cosa ci dicono ancora. Decima casa, casa del successo per l'Acquario. Vediamo se ci dicono dove abbiamo successo in particolare. Decima casa, la forza, 7 di spade, paggio di denari, successo nel recuperare delle questioni a livello lavorativo. 6 di denari, nel raggiungere un equilibrio a livello lavorativo che ha a che fare con la tua forza, la tua determinazione, nell'andare incontro a il tuo vero potenziale, senza imitare qualcuno, senza rubare dagli altri, nel senso prendere ispirazione sì da qualcuno, ma nel dare le tue posizioni in merito a delle cose. Facendo in questo modo tu avrai successo nel lavoro, quindi arriveranno dei cambiamenti, ci saranno delle imposizioni tue, delle cose che vengono direttamente dalla tua anima, che non sono scritte da nessuna parte, che ti permetteranno di avere successo in ambito lavorativo con questa predisposizione. Ok? Bellissimo. Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo all'11ª casa. Allora, l'11ª casa è la casa delle amicizie, cioè tutte le amicizie e le cause comuni. Questa casa ci chiama a fare esperienza della condivisione con gli altri, di interessi, ideali, visioni che riguardano il collettivo, no? E la casa della collaborazione, l'11ª casa, è proprio la casa dell'Acquario, per eccellenza la casa delle amicizie. Andiamo a vedere come sta messa l'energia per te in questa casa. Come sta messa per te l'energia in questa casa, nella casa 11? Ribelle anche qui, e qua c'è proprio il tuo archetipo natale di nascita. Sarai una ribelle nelle amicizie, farai fuori chi non ti va bene, secondo me.
Cioè, nel senso, porterai il tuo essere. Sappiamo che l'Aquario si è sempre un po' limitato nel suo essere perché ha grandi visioni, a volte confuse, a volte così. Però spesso, siccome ancora l'umanità o il periodo storico non lo permetteva, non ha saputo dare il suo slancio e quindi spesso si è conformato a quello che dicevano gli altri, anche nelle amicizie, a, magari a sentirsi, a voler fare sempre tutto per tutti purché stiano bene sempre tutti, purché tutti stiano bene, io mi prodigo per gli altri, sto bene. Ecco, nella casa della collettività, il ribelle mi dice quest'anno le cose cambiano. Andiamo a vedere come cambiano. Vediamo un po' da quale archetipo è accompagnata la carta del ribelle. Perché l'Acquario non ama le discussioni, vuole far star bene tutti, non riesce mai a dire di no. Ecco, le cose stanno cambiando. Le cose stanno cambiando. Vediamo un po' qual è l'archetipo che accompagna l'11ª casa con la carta del ribelle. Detective. Grande potere di osservazione e intuizione, desiderio di scoprire la verità. Qua scoprirai delle cose nelle amicizie che non ti stanno bene. Persone che magari mentono, non dicono la verità, saprai delle cose che non ti stanno bene. Qua tu farai dei tagli nelle amicizie quest'anno. Vediamo cosa mi dicono i tarocchi. Scoprirai delle verità, delle amicizie che non ti stanno bene. Guarda, l'autenticità è il tuo valore quest'anno proprio. Vediamo un po'. 11ª casa per l'Acquario. Il Sole, con le amicizie. Re di denari e il 5 di bastoni. Nella casa delle amicizie io vedo, qua ci possono essere degli scontri, forse con una persona del segno di terra o anche nel lavoro. Scoprirai qualcosa che crea tensione qua quest'anno e ti ribellerai. La forza. O scoprirai qualcosa che succede a qualcuno e ti ribelli proprio per difendere qualcuno, oppure succede qualcosa tra le amicizie o tra le amicizie nell'ambito lavorativo. Cosa c'è dopo il 5 di bastoni? La torre. Scopri qualcosa, qualche litigio, o scopri qualcosa che porta a un litigio e porta a una netta separazione. Fai fuori qua delle persone che non fanno più nel tuo cerchio intorno, nel tuo intorno, fai fuori alcune persone che proprio non sussistono nella tua autenticità. Ti liberi da queste energie qua, fai piazza pulita, ti vedo accanita su questo. Due altre, casa delle amicizie, il giudizio. 2 di bastoni, assolutamente vieni a sapere o scopri qualcosa che ti porta a pensare su come riprogrammarti le tue amicizie. C'è una persona qui che può essere un uomo, io vedo qui, con il quale puoi discutere, tagli fuori questa persona, può essere anche una persona che ha energia mascolina, però viene a sapere qualcosa, una persona con la quale ti fidavi, succede qualcosa o questa persona indaga su di te, non lo so, qualche cosa che è proprio ribelle. Fammi mettere energia positiva per te in questa casa. Energia positiva è il 4 di coppe, ti rendi conto proprio che devi far piazza pulita di alcune persone, soprattutto una qui, che comunque allontanare queste persone perché non fanno più parte della tua linea evolutiva. E anche il coraggio di dire delle cose, magari l'Acquario sappiamo che non è tanto predisposto a fare litigi, è più, no? Che stiano tutti bene, anche a mio discapito, un po' così è. Ecco, no, questa volta no, nella casa delle amicizie, proprio perché ti circonderai di quelle persone che hanno interessi comuni ai tuoi, cause comuni, ideali, visioni e avrai il coraggio di ribellarti a delle circostanze che ti costringono. Ok, brave, bravi ragazzi e ragazze, andiamo adesso alla 12ª casa.
Allora, siamo giunti al capolinea del nostro viaggio insieme per tutte le 12 case astrologiche. Andiamo a vedere la 12ª casa, che è la casa del karma, dell'occulto. È la casa di ciò che non sai, di ciò che riguarda il karma e l'occulto, anche i nemici nascosti e le prove della vita. È la casa anche delle vite passate, è la casa della purificazione e privazione, e sono le sfide karmiche, no? E da cui si giunge poi all'elevazione spirituale. Quindi è ciò che non sai, ciò che non ti vedi arrivare. Vediamo di cosa si tratta, come sta l'energia in questa casa di ciò che non ti vedi arrivare, o del karma. Vediamo. Energia nella 12ª casa per l'Acquario, anno 2025. Creatività. La creatività. Guarda, qua per quanto il karma ti dà qualcosa di positivo, si sviluppa karma positivo che ti porterà ad avere una forza creativa che non hai mai avuto. Perché sappiamo, come vi ho spiegato anche nel video Magia Pratica 8, il culto degli antenati, molte delle nostre peculiarità creative, artistiche, sciamaniche, negli ultimi 100 anni noi abbiamo storie di nostri avi, antenati, genitori e parenti che sono state occultate, queste parti creative, con la rivoluzione industriale, non tanto la rivoluzione industriale, quando si è iniziato a vedere il potenziale, quando si è iniziata la necessità di avere il posto fisso. E quindi per il posto fisso, ve l'ho spiegato bene nel video Magia Pratica 8, ve lo ricordate il posto fisso di Checco Zalone, ok? Per quel motivo molti dei nostri genitori, nonni, no, hanno schiacciato la loro vena creativa e quindi tramandando questi spiriti perturbati a noi. Ecco, diciamo che qui tu hai sciolto un karma relativo a questo, cioè la tua creatività, il tuo essere maga, mago, sciamano, creativa, genio, viene espresso. Questo è un dono del karma, va bene? Vediamo cosa ti dice l'oracolo, scusami, sì, l'archetipo nella 12ª casa. Da cosa è accompagnata questa carta della creatività nella casa della 12ª? Don Juan. E mo ti dico anche un'altra cosa, qua c'è una persona che ti farà una sorpresa inaspettata. Risalta le sue qualità seduttive, qua c'è una persona che non ti vedi arrivare, che che ti sorprenderà. Don Juan, Don Giovanni, nel senso è una persona che ti sorprenderà con le sue qualità seduttive. E questo non te lo vedi arrivare. Oltre a questo che ti ho detto, coesiste anche questa cosa. Cioè arriva una persona che ti sorprende, non te lo vedi arrivare, arriva per karma, cioè arriva perché deve arrivare, c'è un patto. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questo Don Juan. 12ª casa. Dodicesima casa, Acquario, 4 di coppe, eccolo, asso di bastoni e l'imperatore. Guarda, probabilmente arriva una persona che ti ha rifiutato in passato. Guarda, vedi il giudizio, il passato, una persona che ti ha rifiutato in passato e che adesso arriva con tanta di spedizione. Vuole un'opportunità con te, magari ti ha rifiutato in passato, 4 di coppe, o vi siete rifiutati, c'è un rifiuto qua. Arriva per questa opportunità e c'è questo imperatore. Che energia ha l'imperatore nei tuoi confronti? 4 di denari. Qua arriva una persona un po', diciamo, vuole questa opportunità con te, ma una persona con un carattere un po' particolare, diciamo. C'è un po' testa dura. Arriva per karma, cioè a livello karmico c'è questo patto qui, che tu devi fare questo tipo di esperienza, al di là se l'accetti o meno. Vediamo un po' quali sono le intenzioni di questo imperatore nei tuoi confronti. La regina di spade ha intenzione di parlarti per avere un incontro proprio con te. Tu gli fai lo scanner a questo qua, a questa persona qui, anche se sei uomo o donna è uguale, io dico fai lo scanner a questa persona, ha intenzione di parlarti e userà delle strategie importanti per parlare con te, che hai una mente brillante.
Quali sono le intenzioni nei tuoi confronti di questo imperatore che non ti vedi arrivare? Cavallo di bastoni, di avere un incontro passionale. La stella di nuovo verso di te che sei Acquario, vuole recuperare un rapporto e viene dal passato. Passato o di altre vite o questa vita, io credo che venga da questa vita, però non ti vedi arrivare questa cosa, qua vuole proprio un incontro, arriva al volo, arriva sorprendente, non te l'aspetti, questo è il karma. Oltre a quello che abbiamo detto che si scioglie per te un karma relativo alla creatività, sei molto creativa, creativo per i tuoi ideali, progetti, la tua visione. Poi c'è quest'altra cosa. Fammi vedere un po' qual è la tua energia rispetto a questo imperatore. Il sole. Tu hai un'energia di amicizia nei confronti di questa persona. Hai un'energia di allegria, di amicizia nei confronti di questa persona, non è un'energia amorosa il sole, sei felice, al di là poi di quello che scegli di farne, di questa opportunità. Sei felice, un'energia di amicizia, di condivisione. Ragazze mie, questo è il senso, ok? Quindi siamo giunte al nostro viaggio insieme e questo per sommi capi è quello che la tua anima andrà a integrare quest'anno. Ovviamente durante l'anno poi facciamo le pratiche, facciamo le letture, no? Vi consiglio di salvarvi questo libro appunto affinché voi possiate avere chiari i paradigmi, diciamo, no? E lasciarvi ispirare verso la vostra maestria interiore. E detto questo, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua!